Dopo tutti questi appuntamenti posso finalmente dirglielo, Fabio. Ogni settimana che passa la trovo sempre meglio. Grazie, dottoressa. Sì, in effetti mi sento piuttosto bene. Queste sedute sono state di grande aiuto per me. Mi fa piacere sentire che un mio paziente riscontri dei miglioramenti grazie a questi appuntamenti. Per questo voglio chiederle in che modo pensa che la sua vita sia cambiata, quali sono le attività che la fanno stare bene. Negli ultimi tempi ho ritrovato il piacere di lavorare nella mia videoteca. Ci sono sempre tante persone lì, tanti clienti con cui è possibile anche scambiare due chiacchiere. È sempre bello per me parlare con qualcuno. Ecco, forse è questo quello che mi era mancato, il parlare con qualcuno del più e del meno. Davvero? Sì, in videoteca ogni occasione è buona per parlare con quella o con quell'altra persona. Ti chiedono quale film affittare o quale magari evitare. E coi clienti più assidui poi si parla male dei cinecomic, ci si dice che li fanno ormai tutti con lo stampino. E inevitabilmente si finisce per parlare male anche di Michael Bay, Snyder, senza neanche ricordarci di come siamo arrivati a parlare male di loro. E poi posso vantarmi di lavorare alle soglie del 2020 in uno di quei negozi che stanno chiudendo ovunque. E inoltre mi sono iscritto da poco al concorso di scrittura creativa. Ah, scrittura creativa. Sembra interessante. Lo è. Si tratta di un corso che si basa sulle nostre emozioni. Sì, l'insegnante ci affida un tema e noi dobbiamo scrivere e leggerlo tutti insieme a voce alta. Come primo compito ci ha detto di scrivere un racconto sull'odio. Ah, e lei che cosa ha scritto? Ho scritto un testo sui miei genitori. Oh, e ha parlato di un episodio in particolare o del vostro rapporto in generale? Ho raccontato degli ultimi anni che abbiamo trascorso insieme. Mm. Come si è sentito nel riaffrontare l'argomento? Credo che sia stato molto utile per me. Ho avuto modo di analizzare meglio gli ultimi momenti che abbiamo passato insieme. Per caso, scrivendo questo testo, si è sentito come se fosse cambiato qualcosa, nel senso, ha cambiato giudizio su di loro? In un certo senso sì. Ho capito che non sopportavo l'idea di non poter più parlare con loro, Cosa avrebbe voluto dirgli? che mi dispiaceva che per tanto tempo non ci siamo parlati. E che cos'altro ha scritto? Ho raccontato di come negli ultimi tempi ci fossimo avvicinati. Ogni tanto riuscivamo ad aprire un dialogo. Avrei voluto dirgli molte più cose, ma poi a un certo punto prima mio padre e poi mia madre si sono ammalati. Quindi, quando ha capito che li avrebbe persi, si è sentito come frustrato, perché si era reso conto che non ci sarebbe stato più il modo di chiarirvi del tutto, giusto? Sì, è così. Sapevo che, nonostante tutte le ore trascorse in ospedale al loro fianco, sarebbe stato tutto inutile. Odiavo l'idea di sentirmi impotente. Dopo la loro morte la mia unica consolazione era l'alcol. Volevo dimenticare di essermi reso conto troppo tardi di quello che avevo perso. Quindi ha parlato anche del suo problema con il bere. Assolutamente. Ero entrato in un circolo vizioso creato da me stesso. Mi odiavo per come mi fossi ridotto. Bevevo per dimenticare, ma dato che mi vergognavo di bere, bevevo ancora di più. Beh, devo dire che ha fatto un grande passo raccontando queste cose così intime in un testo che avrebbe letto poi ad altre persone. Sì, è così, anche io la penso così. Un tempo parlare di queste cose in pubblico mi avrebbe mandato letteralmente nel panico, ma se sono riuscito ad aprirmi così tanto, un motivo c'è. Quale? Nel testo ho parlato anche di come io fossi arrivato ad odiare la mia casa. Mi ricordava quello che ero diventato. Sembrava il posto peggiore del mondo. Ma poi un giorno ho deciso di reagire e di smettere di bere. E ho capito che più tempo stavo lontano da quella casa, meglio mi sarei sentito. Ecco perché ha riscoperto la gioia di lavorare in videoteca e ha deciso poi di rivolgersi ad un analista. Esatto. Anche la scrittura per me è terapeutica. Reagire è stato il suo primo piccolo traguardo verso i suoi futuri obiettivi. Mi ha tolto le parole di bocca. Lasciandomi alle spalle il mio vecchio me, ho capito che devo saper apprezzare quello che posso ottenere. Che si tratti di una semplice passeggiata, le chiacchiere con i clienti, il corso di scrittura creativa. Quello di cui ho bisogno è il contatto umano, così non mi sentirò più solo. Con queste parole il presidente del Consiglio Conte dichiara che ora tutta l'Italia è zona rossa. Dovremmo combattere contro un nemico invisibile, ma insieme ce la faremo. Ora più che mai gli italiani dovranno mostrare di essere coesi. Il lockdown, che già aveva interessato alcune regioni,
ora si estenderà inevitabilmente nel resto del paese, con la conseguente chiusura temporanea di molte attività, negozi e di tutte le scuole e gli atenei. Io lo sapevo che finiva così. Adesso devo chiudere la videoteca. Vediamo cos'è arrivato. Buongiorno cari allievi. Purtroppo a causa dell'ordinanza del Consiglio dei Ministri il nostro laboratorio è sospeso e non sappiamo dirvi quando potremo avere il piacere di rivederci tutti insieme. Nel frattempo auguriamo a tutti voi di stare bene e di passare, nonostante tutto, delle serene giornate con i vostri cari. Certo, passate delle serene giornate con i vostri cari. E io con chi le devo passare? Buongiorno, sono la dottoressa Venturi. Come ben saprà, almeno per un po' non sarà possibile vederci di persona, ma potremo fissare degli appuntamenti via Skype così da poter continuare il nostro percorso. Certo, come se per me parlare di fronte a uno schermo fosse la stessa cosa. Mamma mia, non ero più abituato a stare chiuso qui dentro, in questa casa di merda. Che cazzo faccio tutto il giorno? Vabbè, andrò a fare un po' di spesa. Quanta roba avevo comprato in questi giorni. Vabbè, però almeno avevo una scusa per uscire. Ed eccoci in collegamento da Palazzo Chigi in attesa della presentazione del nuovo decreto da parte del Presidente del Consiglio. Nel frattempo, nelle ultime ore, sia il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che Borrelli, il capo della Protezione Civile, si sono espressi molto chiaramente. La Pasqua è vicina, ma quest'anno verrà festeggiata in maniera diversa. Come nei giorni precedenti, si raccomanda di rimanere a casa e di evitare gli spostamenti se non per motivi di necessità, lavoro o salute. Gli esperti dicono che ci vorrà ancora qualche settimana. Mi sono ubriacato per quasi un mese. I contagi possano indebolirsi.
«27 aprile 2020. Come titolo mettiamo Momento di lucidità. Devo stare il più lontano possibile da casa. Devo trovare dei passatempi. Dicevo tra me e me. Purtroppo, però, a un certo punto mi sono ritrovato a stare in casa, da solo, per colpa di questo cazzo di coronavirus. Non ho potuto continuare a lavorare in videoteca e il corso di scrittura è stato sospeso. Magari ora lo fanno online, ma che me frega. Per me parlare al computer non è come parlare dal vivo. In questo momento sto scrivendo perché è l'unico modo che ho per riordinare i miei pensieri. E le sole cose che riesco a pensare sono: non voglio stare qui, in questa casa. È la casa di un alcolizzato, di un fallito, di un idiota che voleva ricostruire i rapporti con i suoi genitori quando era troppo tardi. Ecco cosa sono. Un inetto che non sa stare da solo, che non riesce neanche a guardarsi allo specchio e che per non provare vergogna ha ricominciato a bere. Testa di cazzo. Ho bevuto per un mese, per tutto il tempo, perché non sapevo stare da solo con me stesso, per tutto il tempo.